Amici avventurieri, bentornati sul canale degli avventurieri del rock e bentornati anche voi. Era tanto che non ci si Era vedeva, tanto, Ci sì. siete mancati, soprattutto mancati. te. No, non te. L'altro. L'altro No, niente. siamo reduci da una suonata veramente che ci ha anche un pochino Una suonata come sfiancato, si esatto, perché- una suonata come si facevano nel 2019. ecco sì, come si faceva tantissimi anni fa. E adesso, vabbè, è arrivato il momento di concludere un viaggio, quindi. Un viaggio che in realtà è durato tantissimo, sia per i video che abbiamo fatto, che sono un bel po', Sì. sia per le esperienze che abbiamo vissuto, ma soprattutto per il fatto che siamo stati interrotti ogni non so quanto per le regole anti-Covid. Esattamente. Ma allora, questa volta stravolgiamo la playlist? Sì. Facciamo una... Allora, aspetta, dobbiamo dire cosa stiamo facendo. Diamo il Stiamo tempo. facendo la conclusione del viaggio con ormai l'immancabile playlist Immancabile playlist che trovate nella descrizione del video. E cosa include? Tutti i brani dei nostri precedenti viaggi. E adesso andiamo ad aggiungere qualche chicca di musica greca e quindi si concluderà il viaggio in Grecia. Partiamo. E partiamo col rombo. Giusto, partiamo. Perché No, questa- in realtà non lo so. Partiamo da un consiglio. Un Partiamo consiglio, col già, rombo di perché motore. abbiamo chiesto aiuto a un nostro amico che è un grande esperto di musica, specialmente beat psichedelica, ma in particolar modo anche di musica greca, perché è uno che in Grecia c'è stato molte volte, per cui intanto ringraziamo Kevin Pergolani. Grazie. Kevin. Che tra l'altro è stato Kevin Pergolani. poi ha Tantissimi collaborato anni in fa. tante situazioni, anche video. e quindi vabbè, grazie di Non tutto. poteva mancare. E grazie anche per questo consiglio. Chi sono questi qua? Andiamo Allora, a scoprire. lanciamo in Italia per la prima volta i Punks Putana. Grazie della linea, qui è il vostro Kevin Pergolani che vi parla dai più esclusivi clubs di tutta Europa per farvi conoscere in anteprima le tendenze del New Rock. Oggi mi trovo a Parcallo Club di Atene. Come potete sentire in sottofondo, qui l'atmosfera è elettrizzante. Sul palco di Parcallo impazza la musica di una giovane emergente rock band locale che ormai da queste parti ascoltano e ballano tutti, i Punks Putana. Loro si autodefiniscono la nuova frontiera dell'ultra rock ellenico e vogliono diventare il portabandiera di un nuovo sound fatto di mare cristallino, spiagge incontaminate, tramonti spettacolari e tanto uz. Guardate la copertina del loro ultimo album. Bella veramente, originale direi. Ora vi faccio anche sentire. Il Parcalò oggi è sold out, la gente impazzisce per questa band. Fuori dai cancelli ci sono cordoni della polizia che trattengono a fatica centinaia di ragazzine scatenate che vogliono vederli suonare. Pensate che per definire questo fenomeno i giornalisti hanno coniato un nuovo termine, Putana Mania. Ok, ora vado a farmi un paio di Metaxa 5, senza ghiaccio naturalmente. Da Kevin Pergolani è tutto, vi restituisco la linea. Vado? Scegli una canzone a caso. Questa si chiama Vai, Petra. Quella con il nome più corto. Ma Non so. Kevin. Se il mondo sia ancora pronto per i Punks Putana. No. Però so che tu ci hai visto il genio. lo so, no, tu sei troppo lungimirante, quindi anch'io faccio un po' fatica a capire. Comunque, grazie. Kevin. Fermiamo qua che non vorremmo sconvolgere gli equilibri tra Italia e Grecia, queste cose qua. Partiamo quindi con un'altra canzone che questa qua, già la metto sotto. Vuoi presentarla tu? Sono i Koza Mostra e Agatonas Iacovidis. Musica tradizionale. Apparentemente rebetico, ma nasconderà delle sorprese. Ma tra l'altro c'è il titolo in inglese, Alcohol is Free. Sì, poi spieghiamo anche il motivo. Il motivo comunque è anche abbastanza nobile, diciamo. Ah, ska. Esca. Ska.
ska ben Niente suonato, di nuovo, devo dire. ma come mai questo pezzo che ce l'hai portato tu? Allora, innanzitutto perché è un pezzo seriamente impegnato che, come dice il titolo della canzone, Alcohol is Free, parla del momento del crack finanziario della Grecia, il momento in cui alla gente non è rimasto nient'altro se non attaccarsi alla bottiglia per dimenticare. E questa canzone qua è stata presentata nel 2013. Niente po' di meno che ad Eurovision. Quindi questa è la proposta greca al contest europeo delle migliori canzoni. Ah, Da quando noi presentiamo il volo, loro presentano canzoni di questo tipo. figo. Passiamo alla prossima, che facciamo un salto indietro oggi di... Corriamo, facciamo un video, cerchiamo di fare un video corto, anziché dinamico. Questa è Litza, in realtà. Litza Diamanti con... Ci sentire. È una canzone del 1978, ma le sonorità sono molto Sembra 60s. Già. Titolo del brano, se serve dirlo, Taso Kano Kapsanaki. Non ci sono non abbiamo trovato moltissime informazioni. Sappiamo che è una cantante e un'attrice. Penso che sia molto famosa in Grecia. Ma è ancora in attività in realtà, sai. Sì, davvero. Cioè, questa voce particolare, come ho detto prima, che ha la voce scivolosa. Eccolo qua. Molto anni 60. Ce la vedrei bene questa canzone qua. Cioè, la sentirei bene. Tipo in un film. Tipo Charlie's Angels. No, un film di Quentin Tarantino. Sì. Esatto, ma ho pensato alla stessa cosa e ho anche pensato, a proposito di Quentin Tarantino, dato che siamo sul pezzo e siamo di corsa, a proposito di Quentin Tarantino facciamo partire anche il prossimo pezzo, no? Perché? Beh, Cosa c'entra? Cosa Questo c'entra? qua è Dick Dale. questo è Dick Dale, chitarrista surf americano dalla mano destra iperveloce, che ha fatto questa canzone Misero, che in realtà ha origini greche. Vogliamo sentire non l'originale, ma la prima registrazione che è stata fatta di Miser Lou Esatto. da parte di Michalis Patrinos. Nel 1927 ha fatto questa registrazione di Miser Lou, che è un brano tradizionale che affonda le sue radici. Esatto, Berto, come si no. chiama questo stile? Questo stile è il rebetico. Ora, il rebetico è stato, diciamo, reso più popolare in Italia da Vinicio Capossela, che qualche anno fa ha fatto il disco rebetico Gymnastas. La Y si pronuncia tipo U, giusto? Sì. Ok, e Cioè, io detto sì, ma e il rebetico, appunto, è questo genere popolare greco nato nei bassifondi, si dice. Infatti anche questa registrazione sa molto di locanda greca, dove si suona tutti assieme, dove ci si dispera anche. È anche curiosa l'origine, cioè l'etimologia del nome Misir, che appunto deriva dal turco Misir, che c'ha la I alla fine, quella scritta strana, Che vuol dire? a sua volta deriva da Misr, che è una parola araba che significa semplicemente Egitto. Quindi Misiru in greco, che è il femminile di Misiris, se non ricordo male, significa donna egiziana. donna egiziana. Quindi, naturalmente, come molte canzoni folk, parla di amore, un amore verso questa donna egiziana esotica. Non corrisposto. Naturalmente. Se no che canzone altrimenti è? che canzone fai? La canzone. Andiamo avanti con una canzone questo è pop greco dell'anno 2016. Lui sembra Ricky Martin greco. È una sorta, sì, Poi Christos lì Kolidis. con l'abbraccio della donna che la beh, mica, lui che ti guarda come per dire ne ho combinate di cotte Sapesse ne ho fatto. Questa qua è una di quelle canzoni che io avevo sentito andando in giro in macchina con l'autoradio, la passavano abbastanza spesso
e mi ha colpito perché è pop, ma c'è sempre la presenza di questi strumenti acustici tipici, chitarre acustiche, e poi Ma c'ha la ritmica. un'intenzione molto... Metal. Infatti No, poi non volevo dire È metal. oltre il rock. Ma infatti c'è la cosa di cui parlavamo prima che mi ha entusiasmato. Io non sono mai stato in Grecia, mi piacerebbe moltissimo, però mi avevate detto che comunque anche nel pop greco, a differenza del pop italiano dove ci sono queste produzioni più fredde, più impersonali, sembrano più attaccati alle loro radici, no? Ma anche per la scelta degli strumenti che fanno. Sì, non mancano Erano- mai gli strumenti tradizionali. Infatti, cioè, se penso al pop italiano, per carità, naturalmente ci sono voci ottime, ci sono anche arrangiatori che sanno lavorare, però sembrano Che figata qua. arrangiamenti. Bellissimi arrangiamenti, tra Esatto, l'altro. e gli arrangiamenti della musica pop italiana, poi se Su- vuoi tu e l'altra ancora scriverlo nei commenti, sembra Ma anche un pochino lei, più, anche lei Sì, considera vengono resi più minimali, no? Minimali, Vengono ma svuotati soprattutto per dare risalto alla voce. Invece qua impersonali. sono ricchi di Esatto. sfumature. E un altro brano invece che ho scoperto sempre ascoltando la radio greca Vai. è questa qua, che è un tizio, un altro belloccio della situazione, che si chiama Stan. Senti come parti. Cioè, questo è un po' metal, diciamo, Il suo staccone qua. Questo staccone qua sì. Poi il resto, vabbè, la melodia è così molto nostalgica. C'è anche ragazzi, d'altra parte un'evocazione, c'è anche un sentorino di Anatolia, forse. Sì, qualcosa sì, percussioni. Vabbè, ma sono lì, d'altra sono lì, parte sono sul lì. confine. Sono lì. Infatti. E comunque sia, la terra dell'epica è la terra dove forse più ha attecchito, al di là dei paesi nordici, il metal. Sì. Provate, fate l'esperimento di andare a cercare No, rock non ci greco abbiamo tempo adesso. e ficcanasate, Però ma comparirà molto metal. A parte gli Aphrodite's Child, quelle tipo chi è che era Vangelis. come si pronuncia? Sì, beh, lì sintetizzatori. Sì, era bello fuso quello lì. Un po' prog. Gli androidi. Era quello che ha fatto la colonna sonora di Blade Runner. Esatto. Un greco. E arriviamo ormai alla fine. Cerchiamo di fare un video veramente stringato. Ce la stiamo facendo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Circa una decina di minuti, poco Beh, più. chiudiamo il cerchio allora. Chiudiamo il cerchio, non dobbiamo, se avete seguito i nostri video precedenti, non dobbiamo fare ulteriori presentazioni, ma ci tenevamo a chiudere il viaggio con questa fantastica tastierina che ormai, anzi, È questo organo entrata farfisa, diciamo, Chiamiamolo col è entrata suo nei nostri cuori. Abbiamo fatto anche la cover di questa canzone di Stelios Katsantzidis, ormai ho imparato anche a dirlo, che è fighe. Vi invitiamo ad ascoltare bene questa versione e poi la nostra cover riarrangiata in chiave un po' surf. È venuta anche bene, E cavolo, devo anche dire. c'è il monito che lanciamo a te, E all'altra, a tutti ai quanti. dei, come dicono in Inghilterra, in America. Guardate la seconda stagione di The Wire, ma tutte le stagioni di The Wire. La seconda stagione viene mal cagata da tutti, non si sa perché, ma in realtà è una gran figata, una bomba atomica. E c'è dentro questa canzone. E c'è qua. dentro questa canzone nell'ultima puntata. Per cui, cosa dobbiamo aggiungere? Aggiungiamo che sicuramente questa non è non siamo sicuri questa sia la migliore musica greca in assoluto, sono le canzoni, questo è un disclaimer che dobbiamo fare, Sì, perché sì, sennò poi assolutamente. ci arrivano i messaggi, no, ma non hai citato Perché questo non o è- l'altro, e sarà una musica talmente vasta che è impossibile esplorarla tutta così. Questo è quello che abbiamo trovato noi. E che Se ci è voi- piaciuto, soprattutto la prima che abbiamo messo oggi, quella lì proprio quella- uno spettacolo. La playlist la trovate nella descrizione, è una playlist di Spotify e quindi niente, se scoprite qualcosa di bello che noi non abbiamo scoperto, scrivetecelo nei commenti e noi lo aggiungiamo alla playlist. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e con questo noi... Attiva la campanellina. Era da un po' che non lo facevo. Esatto, ma ci mancava. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! presto, Ciao! ciao. Ciao! Sfammatamo, Sfammatamo. criamo.